Buongiorno a tutti. Allora ci siamo arrivati, come ci siamo detti per anni, e cioè al tracollo ormai visibile anche della Seconda Repubblica, che muore dello stesso virus che si era portato via la prima: l'illegalità, la corruzione e le collusioni con il malaffare finanziario e mafioso. È curioso che quelle forze dell'ordine che dovrebbero essere mandate a rastrellare il Parlamento, colmo di inquisiti e di condannati, vengano mandate invece a picchiare la gente che si oppone alla costruzione di una di quelle grandi opere che forse è l'ultimo cascame degli anni '80, cioè della stagione delle opere faraoniche, dello sperpero di denaro pubblico e della corruzione sottostante, che è il TAV Torino-Lione. Si è sempre detto in questi anni, e noi abbiamo sempre contrastato questa scemenza, che il Parlamento è lo specchio del Paese. Abbiamo fatto dei libri, io insieme ad altri colleghi come Peter Gomez, Gianni Barbacetto, Marco Lillo, in cui si raccontava che in Parlamento ci sono fissi ormai da 3-4 legislature, un centinaio fra imputati e indagati, e dai 20 ai 30 condannati definitivi, il che significa che in Parlamento c'è un parlamentare su 10 che ha seri guai con la giustizia. Se il Parlamento fosse lo specchio del Paese, significherebbe che su 60 milioni di abitanti, 6 milioni di abitanti sono sotto processo o sono già stati condannati, una cosa semplicemente impensabile. Quindi il Parlamento non è lo specchio del Paese, il Parlamento è molto peggio del Paese, anche se il Paese non scherza. Vedete con quali arzigogoli in questi giorni si cerca di giustificare quello che sta accadendo, cioè questa escalation, questa accelerazione di indagini su tangenti, mafie, appalti truccati. Si cerca di raccontare la vicenda a prescindere dalle tangenti, perché questo è il modo che si è usato per raccontare anche la storia di Tangentopoli. Dopo qualche mese dall'entrata al governo di Berlusconi nel 94 si cominciò a dire che Tangentopoli non era scoppiata perché i politici rubavano, ma perché i magistrati avevano dichiarato guerra ai politici. E sono più o meno 20 anni che ci raccontano questa favoletta della guerra fra politica e magistratura, per non dover ammettere che le indagini sui politici che rubano e che mafiano nascono perché ci sono molti politici che rubano e che mafiano. E sono molti di più i politici che rubano e che mafiano rispetto a quelli che vengono indagati, perché ovviamente su reati nati da associazioni per delinquere così omertose e così impenetrabili quali sono sia il sistema della corruzione sia il sistema delle mafie, è molto difficile scoprire le prove, scoprire le notizie di reato. Voi sapete bene che i reati si dividono fra quelli a copertura totale e quelli a copertura parziale. Quelli a copertura totale sono quelli che non si possono nascondere. Gli omicidi sono tanti quanti... Gli omicidi che conosciamo sono tanti quanti quelli che vengono commessi. Le rapine che vengono commesse le conosciamo tutte. I furti d'auto li conosciamo tutti. I furti in appartamento li conosciamo tutti. Perché? Perché ovviamente la gente per le assicurazioni va a denunciare questi furti subiti, esattamente come gli omicidi ovviamente non possono passare inosservati. Mentre invece la corruzione e i rapporti dei politici con la mafia sono reati invisibili, e quindi o parla chi li ha commessi o parlano i complici di quelli che li hanno commessi, oppure è impossibile scoprirli. Ecco perché in quei casi occorrono i pentiti, cioè i complici che collaborano con la giustizia e parlano, oppure le intercettazioni, che fanno parlare la gente senza che la gente sappia di essere ascoltata. Ed è proprio per questo
che in questi 20 anni, invece di colpire la corruzione e i rapporti di collusione fra mafia e politica, si è tentato in tutti i modi di colpire i due principali strumenti con i quali i magistrati andavano a scoprire questi reati invisibili. Da un lato si sono colpiti i pentiti, con la riforma Fassino-Napolitano, che praticamente li ha aboliti per legge, rendendo non più conveniente per un mafioso collaborare con la giustizia, togliendo un sacco di benefici, obbligando i mafiosi che collaborano a raccontare tutto entro 6 mesi, dopodiché qualunque cosa dicono non vale più. Lo stesso si è fatto per i pentiti, tra virgolette, dei reati di Tangentopoli, quando con la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, altra porcheria votata dal centro-sinistra, quando era maggioranza con la complicità del centrodestra, poi dichiarata incostituzionale e poi addirittura trasformata in legge costituzionale e infilata all'articolo 111 della Costituzione, si è stabilito che quando io, complice di una tangente, accuso l'altro mio complice, devo ripetere la stessa cosa, non basta che la dica davanti al pubblico ministero, la devo ripetere davanti al tribunale, e se non la vado a ripetere, non è che mi possono obbligare a ripeterla. Semplicemente se non la vado a ripetere, la persona che ho accusato viene assolta per insufficienza di prove, perché quello che ho detto davanti al PM, sia che sia vero, sia che sia falso, viene cestinato, non può più essere preso in considerazione dal giudice. E così hanno tappato la bocca ai complici che avrebbero potuto accusarli. Dopodiché hanno cominciato una tale campagna contro le intercettazioni per cui adesso si è creato un clima politico bipartisan per il quale non solo a destra ma anche a sinistra si sostiene quasi unanimemente che le intercettazioni devono essere limitate, devono essere ridotte, devono essere ridimensionate, anche se le usiamo in casi semplicemente eccezionali. Basti pensare che le persone intercettate in Italia ogni anno sono 6.000 su 60 milioni di abitanti, lo 0,001%. Ancora l'altro giorno il capo dello Stato, in base a non si sa quali dati, sosteneva che bisogna ridurre le intercettazioni, limitarle ai minimi casi indispensabili, il che peraltro è già previsto dalla legge, anche se lui probabilmente non lo sa. Eppure i casi di corruzione e di mafiosità sono talmente numerosi, talmente massicci e talmente evidenti che nonostante il continuo tagliare le unghie, le mani, le dita e le braccia ai magistrati, ancora i magistrati ne scoprono un sacco di questi casi. Evidentemente perché la forza della realtà è tale che fa saltare tutti i coperchi che sono stati messi in questi anni non sulla corruzione ma sulle indagini che riguardano la corruzione. E quindi lo spettacolo è quello che abbiamo sotto gli occhi. Ogni giorno ormai c'è un arresto per quelli che si possono arrestare o una richiesta di arresto per gli intoccabili che senza autorizzazione del Parlamento non si possono arrestare. L'altro giorno, nella stessa giornata, si è votato alla Camera pro o contro la richiesta di poter eseguire l'arresto nei confronti dell'onorevole Alfonso Papa, e al Senato si è votato sulla richiesta del GIP di Bari di poter eseguire la cattura del senatore del PD Alberto Tedesco. Papa accusato di favoreggiamento, rivelazione di segreti e corruzione, Tedesco accusato di concussione, corruzione, abuso, falso e turbativa d'asta. Voto segreto, alla Camera Papa viene arrestato, o meglio, la Camera concede ai magistrati l'autorizzazione a eseguire un mandato di cattura che era già stato emesso dal GIP, e quindi di portare questo parlamentare Papa, magistrato in aspettativa, a Poggioreale, là dove, quando era magistrato a Napoli, era solito lui mandare i suoi indagati. Il Senato invece, grazie ai soliti mascalzoni che si nascondono
dietro l'anonimato del voto segreto, è stato Salvato Tedesco, che continuerà tranquillamente a scorrazzare a Palazzo Madama con sulla testa imputazioni, ripeto, di corruzione, concussione, abuso, falso, turbativa d'asta. Nei prossimi giorni si esaminerà alla Camera la richiesta di autorizzare, sempre da parte della Procura di Napoli, anzi del GIP di Napoli, la cattura di Milanese, ex finanziere della Guardia di Finanza, diventato poi braccio destro di Tremonti, la vera potenza del Ministero dell'Economia, quello che faceva le nomine, quello che teneva i rapporti con una delle due bande ai vertici della Guardia di Finanza, perché l'altra banda era invece considerata vicina al Cavaliere, e quindi c'erano gli ufficiali vicini a Tremonti e a Milanese, gli ufficiali vicini al Cavaliere e alla sua azienda. Milanese è accusato di essersi fatto corrompere per anni, più in natura che non con mazzette tradizionali, regali, Ferrari, auto d'epoca, gioielli, di tutto. Aveva un tenore di vita tale che gli permetteva di pagare ogni mese l'affitto di un mega appartamento nel centro di Roma, dove abitava senza pagare Tremonti, che evidentemente gli doveva molto, ragion per cui chiudeva non un occhio ma due occhi su tutte le scorribande di Milanese, che da anni ne combinava di cotte e di crude. Vedremo che cosa deciderà la Camera. Se posso fare una previsione, tale è lo shock con cui i parlamentari hanno vissuto l'arresto di Papa, di un loro simile, che penso che d'ora in poi faranno quadrato, troveranno sempre il modo con il voto segreto di salvare i loro simili, come già avevano fatto prima di questo caso, perché dal 94 a oggi, parliamo soltanto della Seconda Repubblica, in 17 anni, una ventina di volte i magistrati avevano chiesto di poter arrestare dei parlamentari e tutte quante quelle 20 volte la Camera o il Senato avevano risposto picche, spesso con un voto molto trasversale, spesso salvando dal carcere persone che poi sono state regolarmente condannate. Nella storia della Repubblica Italiana, prima e seconda Repubblica, cioè dal 46 a oggi, su decine e decine di richieste di autorizzazione all'arresto da parte dei magistrati al Parlamento, il Parlamento aveva votato sì soltanto 4 volte. Nel caso di Moranino, il partigiano rosso eletto poi in Parlamento col Partito Comunista, accusato per avere fatto dei delitti orribili dopo la fine della guerra partigiana, salvato negli anni 60 dall'arresto per accuse di reati di sangue. Poi ci fu Abbatangelo, Massimo Abbatangelo, accusato di eversione nera, reati di armi e di banda armata. Poi ci fu Toni Negri, accusato di banda armata anche lui, per l'eversione rossa. Sì per Abbatangelo, sì per Negri e sì per Sandro Saccucci, il missino, che nel famoso comizio di Sezze Romano si mise a sparare facendo secca una persona. Quindi almeno per chi sparava il Parlamento aveva stabilito che si poteva autorizzare l'arresto, ma se un parlamentare non si metteva a sparare poteva fare qualsiasi cosa e non aveva mai il rischio di finire in galera. Ecco perché parlo di shock, perché Papa è stato il primo parlamentare della storia della Repubblica, fra la prima e la seconda Repubblica, ad essere arrestato per una storia non di sangue e non di armi, cioè per un reato contro la pubblica amministrazione. Corruzione, rivelazione di segreto, favoreggiamento. E se pensate
che in anni passati furono salvati persino candidati all'arresto per mafia, come Giancarlo Cito, poi condannato per i suoi rapporti con i clan della Sacra Corona Unita, come Marcello Dell'Utri, poi condannato per false fatturazioni, frode fiscale in via definitiva e in primo e in secondo grado per associazione per delinquere di stampo mafioso in concorso esterno. Voi vi rendete conto che forse Papa non è il peggiore dei parlamentari degli ultimi 65 anni, eppure per lui è stata data l'autorizzazione all'arresto. Perché? Evidentemente perché la politica in questo momento si sente detestata dall'opinione pubblica e sta cercando, nel suo impazzimento terminale, di dare qualche segnale in controtendenza, visto che la rabbia contro la casta monta. Se credono di salvarsi la faccia autorizzando l'arresto di Papa e ricominciando a fare i loro porci comodi, naturalmente si sbagliano. Anche perché lo stesso giorno il voto per l'arresto di Papa veniva neutralizzato dal voto contro l'arresto di Tedesco, che se possibile è accusato di cose ancora peggiori rispetto a Papa. A contorno sappiamo che a Milano c'è un'indagine clamorosa sull'enorme buco dell'ospedale San Raffaele, ospedale di questo prete simoniaco che si chiama Don Verzé e che da 40 anni tiene il sacco a Berlusconi fin da quando lo aiutò a far spostare le rotte aeree da Milano 2 con la scusa che bisognava costruire l'ospedale nel bel mezzo della città satellite, che c'è un ministro romano, Saverio Romano, imputato per mafia, che non si dimette, che c'è la Procura di Roma che indaga su Finmeccanica e sulla P3 e sugli amici di D'Alema nello scandalo ENAC, ne abbiamo parlato due settimane fa, che la Procura di Napoli ha indagini di altissimo livello, che quella di Palermo sta indagando su parlamentari ipoteticamente corrotti con i soldi di Don Vito Ciancimino, Pizzini, Romano e Cuffaro, e che presto il Parlamento dovrà autorizzare o negare l'autorizzazione all'uso delle intercettazioni che riguardano questi parlamentari con il commercialista di Vito Ciancimino, nonché suo prestanome, il ragionier Lapis. E a questo punto uno dice, vabbè, centrodestra è nella melma fino al collo, lo sapevamo, un partito fondato da Berlusconi non può che finire con una grande retata, perché è ovvio che se si mettono tutti a imitare il capo, li vanno a prendere con la calappia cani, visto quello che fa il capo. Qualunque cosa facciano i suoi sottoposti sarà sempre meno grave di quello che ha fatto il capo, che ha letteralmente fregato una casa editrice a De Benedetti per mettersela in tasca con una sentenza comprata. Si può immaginare qualcosa di più enorme, stiamo parlando di un furto che la Corte d'Appello di Milano ha appena quantificato in 560 milioni di euro. Avete mai visto uno che è riuscito a rubare più di 560 milioni di euro? Quindi capite, questo è la maggioranza che naturalmente ha non soltanto i suoi esponenti inquisiti, a cominciare dal capo del governo, ma ha i suoi principali esponenti che o sono inquisiti in proprio oppure hanno il loro braccio destro, il loro prestanome, il loro brasseur d'affaires indagati. Tremonti operava per le mani di Milanese, Gianni Letta operava per le mani di Bisignani, inchiesta P4, anche questa davanti alla Procura di Napoli. Il problema è quello che c'è dall'altra parte, o meglio quello che non c'è dall'altra parte, perché in una situazione come questa è ovvio che le opposizioni ci dovrebbero sguazzare, praterie
per correre a guadagnare consensi, e invece dall'altra parte, come al solito, c'è chi riesce a pareggiare il conto, c'è chi riesce, se non a fare pari e patta, almeno a far dire alla gente che se Atene piange, Sparta non ride, o viceversa, se Sparta ride, Atene piange. Se Sparta non ride, Atene piange. Perché questo? Perché, non bastando gli scandali dei finanziatori della fondazione di D'Alema, italiani europei, che prendevano e pagavano tangenti, come abbiamo raccontato 2 settimane fa, adesso riesplode una Tangentopoli a Milano, rossa, tutta rossa, nella vecchia Stalingrado del Nord, che era Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni, comune operaio, comune rosso, popolato da tanta brava gente che lavora e che ha sempre votato a sinistra e che ha avuto come sindaco in passato Penati, Filippo Penati, il quale poi ha fatto carriera, è diventato per una legislatura presidente della provincia di Milano. 2 anni fa, quando Bersani ha preso in mano il PD, la segreteria del PD, Penati è diventato il braccio destro ufficiale di Bersani, capo della segreteria politica del segretario nazionale. Dopo aver perso le provinciali e quindi aver mancato la riconferma come presidente della provincia, Penati quest'anno è stato premiato, come tutti i trombati del resto, con una bella candidatura alla regione, e lì è vicepresidente del Consiglio regionale. Da una settimana, almeno che si sappia, poi lo era magari da prima, da una settimana si sa che Penati è indagato dalla Procura di Monza per concussione, corruzione e finanziamento illecito. Concussione vuol dire che è accusato di avere costretto degli imprenditori a pagargli i tangenti con la minaccia di non farli lavorare, cioè di rovinarli. Corruzione vuol dire che ci sono degli imprenditori che lo hanno pagato anche senza essere costretti e che lui ha preso i soldi. Finanziamento illecito vuol dire che almeno una parte di quei soldi li ha destinati al suo partito, che fino al 2008 si chiamava DS e dal 2008 si chiama PD. I fatti contestati dalla Procura di Monza arrivano fino al 2010, quindi questa è la prima indagine per finanziamento illecito non solo a un esponente importantissimo del PD, il pupillo del segretario, ma è la prima indagine che coinvolge direttamente il PD per essersi finanziato illecitamente. Qualcuno di voi potrebbe venire una curiosità e dire: ma i partiti, a differenza che nella Prima Repubblica, dove i finanziamenti pubblici non riuscivano a coprire le loro spese, nella seconda si sono regalati, tradendo il famoso referendum del 93, quelli che chiamano i rimborsi elettorali, che sono uno sproposito, perché non solo bastano a sostenere tutte le loro spese elettorali, ma coprono il triplo delle loro spese elettorali, che ovviamente sono taroccate, non è nemmeno necessario giustificarle. Quindi navigano nell'oro. Che bisogno hanno di integrare con tangenti? Infatti, in questi ultimi anni è stato rarissimo il caso di una contestazione di finanziamento illecito a partiti, perché quasi sempre si scopriva che in realtà i soldi se li mettevano in tasca ai singoli. Questo capitava anche nella Prima Repubblica, ma nella Prima Repubblica c'era un sistema di taglieggiamento fisso di una percentuale che
gli imprenditori dovevano dare a tutto il sistema dei partiti, spesso anche alle opposizioni perché non si opponessero, che serviva appunto a foraggiare illegalmente i partiti. E poi all'interno di quel sistema c'era qualcuno che ci faceva la cresta e che si metteva i soldi in tasca. Questa volta non c'è quel sistema generale. Sono episodi molto frequenti, per importi anche molto alti, ma senza una sistematicità. Infatti, per esempio, a Sesto San Giovanni le accuse riguardano soltanto Penati e il suo entourage, gli altri partiti non sono coinvolti, mentre nella Prima Repubblica c'era sempre un accordo di tutti i partiti di governo e spesso dell'opposizione addomesticata perché ciascuno avesse la sua parte e nessuno rompesse i coglioni sulle gare d'appalto truccate. Quindi questa è la principale differenza. Però qui una parte almeno di questi soldi pare che sia andata prima ai DS e poi al PD. Parliamo di importi molto grandi. C'è un imprenditore, costruttore, oh cazzo. Scusate questa interruzione, ma c'è stata una scossa di terremoto piuttosto forte, quindi insomma, sono andato un po' in confusione. Speriamo che sia anche l'ultima. Dicevamo, il primo ad accusare Penati è un imprenditore che potrebbe essere sospetto. Si chiama Giuseppe Pasini ed è un ex candidato sindaco del centrodestra, oltre che un costruttore. E quindi uno può dire, vabbè, può darsi che sia una vendetta politica. Chi lo sa? Dice Pasini che Penati gli chiese 20 miliardi nel 2000-2001 in cambio del via libera ai suoi progetti urbanistici su una grande area industriale dismessa, l'area della ex Falck, e che poi lui gli fece avere di quei 20 miliardi di lire richiesti più di 5 miliardi, con delle triangolazioni all'estero tramite due imprenditori che Penati avrebbe indicato come suoi intermediari, come suoi fiduciari. Uno fu pagato in Lussemburgo, Pietro di Caterina, e l'altro in Svizzera, Giordano Vimercati, altro presunto intermediario di Penati, che sarebbe anche il fratello di un parlamentare attuale del PD. Il problema è che uno di questi due, almeno, di Caterina, il costruttore che, secondo Pasini, veniva usato da Penati come intermediario per prendere i soldi, conferma e dice che anche lui, oltre ad avere fatto l'intermediario, ha dovuto fare il finanziatore del partito di Penati. E sostiene che quei soldi sono girati, ma che anche lui ha dovuto pagare Penati e il PD, al punto che era talmente taglieggiato che aveva rateizzato questi versamenti e che a volte gli capitava di dover dare 20 milioni di lire al mese a Penati e al partito e a volte addirittura 100 milioni di lire al mese a Penati e al partito. Sono stato spremuto come un limone, non se ne poteva più di convivere gomito a gomito con i dinieghi immotivati, con i ritardi, con gli ostacoli della politica e della dirigenza della loro amministrazione. Adesso ho grande fiducia nei magistrati. E poi ci sono dei documenti arrivati per rogatoria ai magistrati di Monza su quei versamenti all'estero che dimostrano che quei versamenti sono avvenuti. Uno dei conti utilizzati veniva chiamato il conto Pinocchio, era un conto cifrato, ovviamente. Ma questo Pasini non dice di avere pagato soltanto 4 miliardi e mezzo per l'area Falck, dice di averne dovuti pagare altri per autorizzazioni e licenze nell'area della Ercole Marelli, che era anch'essa stata acquisita da lui e che aveva bisogno delle autorizzazioni per le edificazioni da parte dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni. Per l'Ercole Marelli dovette pagare 1 miliardo e 250 milioni di lire. E poi non solo, dovette buttare altri 2 miliardi e mezzo
in forma di finte consulenze a due emissari delle cooperative rosse emiliane. Anche ai tempi di Tangentopoli spesso il PC, poi PDS, si faceva retribuire non con tangenti cash, ma con lavori o consulenze alle cooperative rosse, che poi evidentemente si sdebitavano secondo un altro canale. Quindi il totale dei soldi che Pasini avrebbe dato a Penati e al PD ex DS sarebbero circa 8 miliardi in 10 anni, e poi non c'è solo lui, perché appunto, come vi ho detto, c'è Di Caterina, il quale dice di aver pagato ratealmente, mensilmente, a volte 100, a volte 20 milioni di lire, ma non solo. Adesso salta fuori un altro nome molto rinomato fin dai tempi di Tangentopoli, Bruno Binasco, che era il braccio destro, l'uomo ombra di Marcellino Gavio, il defunto l'anno scorso costruttore, uno dei più grossi proprietari di autostrade in Italia. Binasco entrava e usciva di galera nel 92-93, poi è stato processato una miriade di volte per una miriade di tangenti, la gran parte delle volte si è salvato per prescrizione, qualche volta è stato anche condannato in via definitiva, una volta è stato condannato insieme a Primo Greganti per avere finanziato Greganti con una finta caparra non tornata indietro, allo scopo, scrivono i giudici di Tortona, di finanziare illegalmente l'allora PC-PDS. Adesso, questo signore, che è il plenipotenziario del gruppo Gavio perché Gavio è morto, ritorna fuori come possibile finanziatore ancora una volta di Penati. E questo in tempi molto recenti, tra il 2008 e il 2010, con un meccanismo che spiegano bene Ferrarella e Guastella sul Corriere della Sera. Una tangente di presunta naturalmente, di 2 milioni di euro, concordata nel 2008 e pagata nel 2010. E nel 2008 Penati era presidente della provincia di Milano e nel 2010 era diventato il capo della segreteria di Bersani. Che cosa hanno fatto? Hanno finto la vendita di un immobile di proprietà dell'imprenditore Di Caterina al gruppo Gavio, retto da Binasco. Che cosa hanno fatto? Naturalmente Di Caterina, per i preliminari dell'acquisto, della cessione del suo immobile a Binasco, ha avuto una caparra enorme di 2 miliardi di vecchie lire, scusate, di 2 milioni di euro, E poi, dopo 2 anni, Binasco ha rinunciato all'acquisto di quell'immobile, ma gli ha lasciato la caparra. Secondo l'accusa erano già d'accordo fin dall'inizio che l'acquisto era falso e che quindi la caparra sarebbe rimasta a Di Caterina, e così hanno giustificato un esborso da Binasco a Di Caterina. Perché questo? Non perché Binasco dovesse qualcosa a Di Caterina, ma perché Binasco doveva finanziare, questa è l'ipotesi d'accusa, il PD e Penati. Di Caterina avanzava un sacco di soldi che aveva anticipato al PD e a Penati. E allora che cosa hanno fatto? La triangolazione. Binasco deve finanziare Penati. Di Caterina avanza dei soldi da Penati. Invece di Binasco dà i soldi a Penati e Penati li dà a Di Caterina, che cosa fanno? Binasco li dà direttamente a Di Caterina e Penati ha estinto il suo debito avendo ricevuto soldi prima da Di Caterina. Paga Binasco. Questa è l'ipotesi di accusa, la triangolazione, per camuffare una tangente da caparra. Credete che questi costruttori facciano questi versamenti importanti in periodi di crisi così per la bella faccia dei politici? Ovviamente no. In cambio vengono favoriti oppure non vengono ostacolati.
in questo caso è tutta una partita di centrosinistra, è tutta una partita PD ad altissimo livello, perché ripeto, sotto Bersani c'è Penati. Penati sta a Bersani come Milanese sta a Tremonti, è il suo uomo di fiducia, non sto dicendo che fa le stesse cose, sto dicendo che è il suo uomo di fiducia. A questo punto ai magistrati viene la curiosità di andare a vedere che cos'è, quali sono negli anni i rapporti fra il gruppo Gavio e Penati. Quel gruppo Gavio che era già stato condannato, lo ripeto, nella prima Tangentopoli del 92-93 per aver finanziato illegalmente il PC tramite Greganti. Quando trattano con Binasco, questi signori sanno che è un pregiudicato per avere finanziato il loro partito e continuano a trattarci. A metà degli anni, nel 2004, che cosa fa l'ottimo Penati da presidente della provincia di Milano? Compra le quote della Milano Serravalle accollando alla collettività, cioè alla provincia di Milano, un bel pezzo di autostrada. La Milano Serravalle è quella che collega Milano con Genova, e facendo spendere alla provincia di Milano una barcata di soldi che poi vanno ovviamente nelle tasche di Gavio e del gruppo Gavio Binasco. E con quei soldi che cosa fa il gruppo Gavio? Sostiene la scalata di Unipol alla Banca Nazionale del Lavoro, quella di Consorte, quella dei furbetti del quartierino. In un bel libro di Gianni Barbacetto che si intitola Compagni che sbagliano, sono pubblicate le intercettazioni. Intercettazioni nelle quali si dimostra che la provincia di Milano, grazie a Penati, per comprarsi il 15% di azioni della Serravalle da Gavio, ha speso 238 milioni di euro pagando ad azione 8,9 euro, mentre un anno e mezzo prima Gavio le aveva pagate 2,9, il che significa che Gavio realizza una plusvalenza di 176 milioni a spese dei milanesi. E con quell'enorme tesoretto va a sostenere Consorte, che di lì a poco dà la scalata alla BNL. Non ci sarà mica un legame. La cosa più interessante ancora è che nelle telefonate intercettate si scopre, lo ha raccontato Barbacetto in quel libro e sul Fatto Quotidiano, salta fuori anche il nome di Bersani. Perché il 28 giugno 2004 Binasco a Marcellino Gavio dice: il problema non è Penati, presidente della provincia, perché con lui un accordo si trova, il vero problema è Albertini, cioè il sindaco di centrodestra. 2 giorni dopo entra in scena Bersani. Binasco dice al giornale che con Bersani Gavio ha da sempre un ottimo rapporto, e infatti il 30 giugno del 2004 Bersani dice a Gavio che ha parlato con Penati e dice a Gavio di cercare Penati per incontrarsi in modo riservato. Ora fermiamo tutto e vedrà che tra una decina di giorni, quando vi vedrete, troverete un modo. 5 giorni dopo, il 5 luglio 2004, Penati chiama Gavio e gli dice: buongiorno, mi ha dato il suo numero l'onorevole Bersani. E Gavio: sì, volevo fare 2 chiacchiere con lei quando è possibile. E Penati: guardi, non so, beviamoci un caffè. L'incontro avviene in modo riservato, come suggeriva Bersani, in un hotel di Roma, non in una sede istituzionale. Non è che il presidente della provincia di Milano riceve il costruttore Gavio nella sede della provincia di Milano davanti a testimoni e poi emette un bel comunicato per dire: abbiamo ricevuto il commendator Gavio per parlare di questo, questo e questo. Riservato, su suggerimento di Bersani. E quello che succede dopo è naturalmente quell'affarone meraviglioso che riesce a concludere
sulla Serravalle il gruppo privato Gavio a spese dei contribuenti milanesi, grazie alla scriteriata scelta di Penati di comprare quel 15% di quote strapagandole, il triplo di quelle che le aveva pagate un anno e mezzo prima il privato. Allora voi capite che quando i rapporti fra politica e affari sono questi, che ci siano tangenti o che non ci siano tangenti, è già grave di per sé quello che è successo, perché non c'è nessuna trasparenza. E quando queste opacità sono ai massimi livelli, bisogna interrogarsi su come vengono selezionate anche le classi dirigenti del centro-sinistra. Queste intercettazioni sono di 7 anni fa, sono note da almeno 5 anni. Dopo che queste intercettazioni sono state rese note, Bersani è diventato segretario del PD e Penati è diventato il capo della sua segreteria. E se non ci fosse l'indagine della Procura di Monza, molto probabilmente, visto il rapporto che c'è fra i due, se il centro-sinistra dovesse vincere le prossime elezioni fra 2 anni, Penati sarebbe diventato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, nel posto dove oggi Letta fa il braccio destro di Berlusconi. E magari un altro fedelissimo di Bersani, Pronzato, arrestato per le tangenti sui voli, essendo lui consigliere di Bersani al Ministero, responsabile trasporti aerei del PD e consigliere d'amministrazione dell'ENAC, in conflitto di interessi totale, visto il rapporto che ha con Bersani, magari poteva diventare il ministro dei trasporti. Ora uno è in galera, Pronzato, e l'altro sta patteggiando, dopo esserne uscito, e l'altro è indagato per corruzione, concussione e finanziamento illecito. C'era bisogno dell'inchiesta per capire che Penati ha un rapporto malato con il mondo degli affari? Che cosa ci voleva per mandarlo via se non bastavano quelle intercettazioni con Gavio e quell'affare che ha impoverito la provincia di Milano, cioè un'istituzione, e ha arricchito un privato che poi finanziava il partito, come il gruppo Gavio? Queste sono le domande che dobbiamo cominciare a porre duramente. D'estate i politici girano nei loro collegi. Quando incontrate Penati o incontrate Bersani, se vi capita fategli queste domande. Noi le abbiamo fatte sul Fatto Quotidiano e speriamo di ricevere risposta, perché questi signori si illudono di raccattare il potere quando Berlusconi se ne andrà. Si illudono che gli caschi in mano Palazzo Chigi. Non hanno capito quello che noi, mi spiace autocitarmi ancora, ma abbiamo più volte ripetuto, e cioè che la casta è fatta così. Non sono tutti uguali, ma sono complementari. E quando cade Berlusconi cadranno anche questi qua. Se prendono qualche voto è perché c'è ancora Berlusconi. Quando non ci sarà più Berlusconi, uno sarà costretto a guardare in faccia loro e quindi non li voterà più. O si inventano dei leader nuovi, una classe dirigente nuova che abbia un altro tipo di rapporto con il mondo degli affari, oppure Berlusconi cadrà, cadranno anche loro e noi avremo un vuoto politico totale dentro il quale potranno infilarsi i peggiori avventurieri, esattamente come accade nel 94 quando ci si infilò il cavalier Silvio Berlusconi. Passate parola, buona settimana. Un grillo